Da questa discussione esco con un paio di pensieri. Il primo è il fatto di riuscire a uscire un po' dalla retorica del Mediterraneo come luogo di conflitto tra il nord e il sud, ma considerare il Mediterraneo come un crocevia molto più complesso, che deve recuperare anche la dimensione di dialogo tra est e ovest, cercando di togliere un po' la retorica di un nord che insegna al sud del Mediterraneo come fare. Sono stati molto interessanti una serie di contributi e penso che il fatto di avere un Mediterraneo non come luogo di affermazione di un'identità, non il luogo di un'identità mediterranea, ma considerare il Mediterraneo come un luogo che destruttura le identità dominanti durante tutta la sua storia, dalle influenze romane, arabe, greche ancora prima, fino a tutti i movimenti che grazie al Mediterraneo sono stati messi in discussione e si sono mostrati spazializzando le questioni. Per cui il Mediterraneo diventa il luogo dove oggi bisogna guardare, non con la prospettiva dal nord verso il sud, i segni di evoluzione e dove trovare delle nuove domande della contemporaneità per capire come il blocco, il disagio di visione di cui soffre anche un paese come l'Italia, che è un sud dell'Europa ma un centro del Mediterraneo, può trovare stimoli. Per cui guardare le domande del sud del Mediterraneo, le risposte che si stanno mettendo in campo da un punto di vista delle architetture proposte per risolvere delle questioni come lo sharing economy, come la risposta alle esigenze educative, la risposta ai grandi blocchi di potere che invece sono stati sempre risolti nel Mediterraneo a una scala molto più interessante, perché è la scala della comunità che trasforma il suo territorio.